Allora, benvenuti amici di YouTube a questo appuntamento. Oggi faremo una previsione, come potete vedere, però faremo la previsione del 2025 attraverso le mie carte. Quindi andremo a vedere un po' in generale quali saranno le energie di questo anno 2025. Se volete un oroscopo più dettagliato, avete già il video che ho fatto ieri, mentre qui parleremo a livello energetico, insomma, se vediamo un po' attraverso i miei tralocchi quali potrebbero essere le energie appunto di questo 2025, facendo una lettura solo con gli arcani maggiori, selezionando ovviamente uno dei miei tre mazzetti, poi piano piano insomma aggiungeremo anche magari delle carte per approfondire, diciamo, questo anno attraverso dei messaggi, attraverso delle intuizioni che le mie carte mi daranno per tutti quanti voi. È da moltissimo tempo che non sono sul mio canale, sono circa 2 anni che tutto bene, tutto perfetto. Moltissimi di voi mi hanno scritto tantissimi in questi 2 giorni proprio attraverso l'email. E vi ricordo che non ho nessun altro numero WhatsApp, quindi per il momento uso soltanto le mail. Gli altri numeri WhatsApp che erano in circolazione non esistono più, quindi per chi vuole scrivermi può scrivere tranquillamente le email, via email che troverà qui in basso nella descrizione. Poi appena avrò un nuovo numero WhatsApp sicuramente sarà mia premura informarvi. Mm? Allora, come al solito, io vi consiglio sempre di fare un grande respiro, un lungo respiro, di mettere pausa al video se avete bisogno di più tempo per concentrarvi. Qui faremo una previsione abbastanza approfondita, diciamo così, quindi mi raccomando, insomma, deve essere ben sentita, diciamo, come scelta. Abbiamo il mazzo numero 1 con un quarzo rosa, il mazzo numero 2 con un diaspro rosso e il mazzo numero 3 con un quarzo ambrato. Quindi in basso troverete anche i tempi. Respiriamo tutti quanti insieme. Iniziamo subito con la numero 1, il nostro quarzo rosa. Allora, andiamo a vedere subito come sarà quindi per tutte le persone che hanno selezionato il nostro quarzo rosa. Non so per quale motivo l'intuizione vi ha portato al quarzo rosa, ma sappiate che questa è una bellissima pietra. Evidentemente qualcuno di voi ha la necessità di ritrovare un po' di serenità all'interno di se stessi e le proprie emozioni, un po' più di calma. Quindi quando avete bisogno di queste emozioni, queste sensazioni, potete sempre indossare con voi un quarzo rosa che vi dà proprio quella serenità che molti di voi cercano in questo momento. Allora andiamo a vedere un poco come sarà questo 2025 per tutte le persone che hanno selezionato il quarzo rosa. Vi ricordo che non usando per il momento non è attivo il mio WhatsApp, sto cercando di disattivarlo, c'è stato un piccolo problema. Potete scrivermi via email per approfondire un po' di più sulle vostre questioni. Allora andiamo a vedere, tagliamo sempre il mazzo in due, prendiamo 7 carte. E questo è uno dei miei famosi metodi che ho sempre usato, che lo chiamo metodo dei chakra, proprio perché vedremo 7 aree della nostra vita più importanti e la carta nascosta che abbiamo qui, il sole. Beh, già iniziando un po' così, probabilmente qualcuno di voi quello che sta ricercando è proprio quella sorta di libertà all'interno di se stesso, no? C'è qualcuno che ha bisogno proprio di lasciarsi andare su alcune emozioni, liberarsi probabilmente anche su alcuni aspetti personali. Ci sono delle scelte che saranno sicuramente positive da dover prendere, forse all'inizio non saranno facili, ma è come se qualcuno aprirà finalmente la porta ad una scelta importante che fino a questo momento probabilmente era rimasta un po' latente, un po' lasciata in disparte, o questa grande esigenza
di fare questo passo non lo vedevate, forse perché fino a questo momento avete avuto probabilmente anche dei momenti di gioia, di positività nel vivere questa propria strada, no? Mi viene da pensare qualcuno che deve decidere, no, di andare via, di lasciare andare una situazione e fino adesso non l'ha fatto perché è stato un po' nella propria zona di comfort, no? Vediamo un poco. Vedi, il carro proprio rappresenta quello, no? Il andare avanti, l'avanzare nella vita, il lasciarsi andare, cercare in qualche modo una spinta nuova verso una nuova realtà. E, probabilmente anche qualcuno deve iniziare a rivedere il proprio corpo, le proprie aspettative fisiche, no? Rivedere un po' la routine personale, cercare di iniziare a ritrovare anche una sorta di armonia all'interno della propria vita fisica, no? Sto proprio parlando del corpo, di amarsi se stessi in questo caso, no? Quindi vi invito magari a iniziare questo 2025 con un piano, no? Ben scritto su quello che potranno essere il vostro amore per se stessi. Non sempre si parla di dimagrire o scolpire il proprio fisico, molto spesso si può parlare anche di star bene con se stessi, no? Perché ci sono persone che non si vedono bene, non sono contente. Col carro vi invitano a fare questo passo, proprio soprattutto proprio in quest'area della vostra vita che è l'area fisica, l'area di azione, l'area di dover prendere delle decisioni. Insieme al sole che era la carta nascosta e questa esigenza che avevate di ritrovare questa luce, no? Perché era un po' nascosto ehm, questa carta, il carro vi invita proprio a iniziare alcuni passi che magari fino a questo momento non eravate riusciti a fare, no? Ad aprirvi sempre di più al mondo. Forse qualcuno vuole uscire da una solitudine che sta vivendo, da una sensazione di chiusura che sta avendo, probabilmente anche su questioni proprio pratiche della vostra vita. Il carro vi invita, no, ad andare un po' verso queste nuove realtà, verso queste nuove sintonie che magari sono fondamentali per voi nella vostra vita. Quindi sappiate che già avete comunque di base una necessità di avanzare, di spostarvi. Ci saranno sicuramente nel 2025 degli spostamenti, dei cambiamenti di casa o di lavoro. Adesso andiamo a vedere un po', magari approfondiamo un po' le questioni di lavoro. Vedete, sì, il matto è una carta sicuramente neutrale, ma è la prima delle carte, no? È la numero 0. Quindi quando avete il carro in questa situazione sapete già che in questo aspetto della vostra vita sapete già che sarà necessario per molti di voi avanzare nella propria vita, lasciare andare qualcosa. Queste tre carte, inoltre, in queste varie posizioni, parlano di nuove conoscenze. È molto probabile che finalmente qualcuno deciderà di affrontare una chiusura propria che ha avuto fino a questo momento, no? Il 2025 parte, secondo me, anche a livello un po' ehm, astrologico, no? Con una sensazione di iniziare a mettere piano piano, insomma, dei tasselli che devono poi essere sviluppati nel corso di quest'anno. Quindi cercate magari anche di aprirvi, conoscere qualcuno, iniziare delle nuove frequentazioni. A livello lavorativo vedo delle nuove realtà che stanno per arrivare verso di voi, che saranno comunque delle realtà molto importanti. Sono carte tutte molto positive, quelle che riguardano la vostra sfera pratica nella vita, no? Vi vedo bene, vi vedo anche pronti magari ad affrontare delle realtà nuove, siete anche pronti ad avanzare verso dei nuovi cammini, delle nuove realtà, delle nuove situazioni che secondo me possono rendervi anche un po' più facilitati, no, in questo momento. Avete un po' lo spirito di affrontare queste realtà in maniera diversa rispetto a come l'avete vissuta precedentemente. Questo 2025 parlerà di nuove realtà, soprattutto per chi ha scelto il quarzo rosa, dovete avanzare tanto, dovete essere anche pronti a determinati cambi, a lasciarvi andare, soprattutto a liberarvi un po' di questa vostra energia, forse un po' pigra delle volte, o forse un po' stagnante, no? Perché dice non succede mai nulla e di conseguenza qualcuno insomma dice vabbè,
questo, così sarà la mia vita, così devo rimanere, no? Invece credo che questo sarà un anno un po' per mettersi in gioco nuovamente, per ritrovare anche delle nuove realtà. Qui era il problema, qui il problema sono le questioni di amore. C'è una persona, una realtà, una situazione che sembra molto negativa per voi, no? Che comunque vi state forse ancora ostinando tanto a mantenere. E tutto questo vi ha un po' fatto allontanare dalla realtà. Il cuore è il vostro grande problema. Infatti avete scelto proprio il quarzo rosa, secondo me, perché c'è una sorta di sanazione, no? Da necessità di... C'è qualche amore passato, probabilmente che ancora non riuscite a lasciare andare. Se siete singoli in questo caso, state pensando troppo all'amore come un vero problema, perché non trovo nessuno. Addirittura c'è qualcuno che si è lanciata a vivere delle relazioni complesse, forse persone già sposate, forse persone che hanno già una realtà completamente diversa ed effettivamente qui tutto questo voglia di scappare, di allontanarvi, di rivivere delle realtà sono secondo me quelle la base principale eh, per la vostra vita in questo momento, andare via, scappare. Vedete che il diavolo attiva sempre il primo chakra, no? È la necessità proprio di andare, di allontanarsi da una realtà. Non state scappando, questa non è sicuramente una carta che dice, vabbè, forse è il caso di scappare, di arrivare magari altrove. No, credo che questo dovrebbe essere proprio il momento in cui molti di voi dovrebbero ritrovare una serenità, una pace interna e capire che il vero problema arriva proprio da qua, dalle sensazioni, dalle emozioni del cuore, dalle sensazioni vostre personali, dalle vostre emozioni reali e da quello che poi in realtà si avvince nella vostra vita. Quindi credo che sia arrivato anche un po' il momento di rivivere insomma un po' questa vostra relazione nuovamente, no? E di capire se realmente questa relazione vale ancora la pena di vivere o meno. Andiamo a vedere un po' a livello comunicativo come siamo messi. Le stelle, sarete chiari, sarete predisposti anche a parlare in maniera positiva su quello che sta avvenendo nella vostra vita, capirete che secondo voi il vostro problema è sostanzialmente quell'aspetto lì della vostra vita, quindi tutto sommato sapete già che questo 2025 vi farà affrontare queste nuove realtà. Qui, tra l'altro, a livello lavorativo, se siete persone che magari non siete molto propense alle relazioni, eccetera, c'è una grandissima occasione di un contratto, di parlare con qualcuno, ci sono dei soldi, sia il diavolo che la stella rappresentano i soldi, quindi magari un'associazione con qualcuno che vi permetterà di vivere comunque delle realtà nuove, delle realtà suggestive, delle realtà che secondo me vi farebbero anche bene in questo preciso momento perché avete proprio il bisogno di andare avanti, di avanzare. Se ci sono stati problemi legali, mi viene da pensare qui, attenzione perché qualcuno dovrà presentare forse dei documenti maggiori o pagare qualcosa in più, no? Quindi questo sarà l'anno in cui dovete prendere delle decisioni vostre personali per avanzare, forse dovrebbero essere, vediamo un attimo cosa dicono. Forse dovete cambiare avvocato, o ascoltare qualcun altro, pensare di ritrovare anche delle realtà nuove, ascoltare anche altre voci, ecco questo sì. Ehm, Affrontare questa nuova realtà con costanza, mi raccomando, qui avete l'appeso sulla vostra visuale di vita ed è come un po' siete in fase meditativa, come se ancora non capite realmente dove andare, però è bellissimo perché avete il Papa, quindi seguite molto l'istinto, seguite molto la fede, seguite molto quello che sentite dentro, seguitelo perché credo che quella realtà, questa sensazione in realtà vi porterà ad andare avanti, a rivedere un attimo un po' se realmente no, riuscite ad affrontare questa vostra realtà in maniera così libera,
no? Quindi mi raccomando, questo sarà un anno di grandi azioni, voglio vedervi più attive probabilmente qui, di prendere delle grandi decisioni, di avanzare nella vita, perché questo, insomma, qui si parla proprio, questa parte, prima parte è stata proprio di avanzare. Ehm, una cosa però mi viene un po' da pensare che prima di fare questi passi, perché sono comunque dei passi importanti che farete, dovete studiare una strategia, dovete avanzare in maniera comunque positiva, perché ho la sensazione che qui ci sia un qualcosa che vi stia mancando, no? Quindi forse una realtà vostra personale, sono delle... la vostra paura di avanzare, no? Come se viene proprio evidenziata questa vostra paura nell'avanzare, no? E perché avete paura del prendere questa vostra decisione? Forse è perché non avete un piano strategico in questo momento valido o avete magari paura di affrontare queste vostre decisioni perché non le state visualizzando nel modo corretto. E questo, vedete, lì è il Papa, no? Qui c'è proprio il Papa che vi sta invitando a visualizzarle in maniera positiva. Scrivete, scrivete tanto, magari forse questa sarà la decisione, l'anno decisivo per poter avanzare. Ehm, trovare delle soluzioni a livello sentimentali, sì. Questo sarà un anno dove dovete trovare delle soluzioni. Qualcuno mi dirà, ma io la sto vivendo bene, tutto bene. Vabbè, sto parlando in generale di un anno, quindi poi le energie sicuramente potrebbero cambiare. Allora, andiamo a vedere un poco una carta del nostro maestro Osho, che io amo tantissimo, riprenderle per me è stato veramente un piacere, proprio queste sono le mie carte, diciamo, preferite. Vediamo un po'. Contemplazione, no? Completazione in realtà, completare un qualcosa. Questo sarà l'anno, vede, come ho detto, un po' decisivo, no? Su questo. Trovare l'ultimo tassello nella vostra vita per sentirvi completi. C'è un po' di insoddisfazione in queste carte, c'è qualcosa che non è chiara, no? Sia a livello economico che però lì lo vedo che lo troverete benissimo, troverete la vostra strada a livello economico e sia a livello vostro personale, sento che c'è un qualcosa che vi sta mancando. Quindi mi raccomando, qui questo è l'anno per prendere finalmente delle decisioni. Troverete quel piccolo tassello di cui credo che molti di voi avevate bisogno, no? Allora, vediamo un po' con una carta dei Ching. Allora, abbiamo la carta dello sviluppo, del progresso graduale, continuità, un progresso lento ma sicuro, un focus sul vostro tempo, su ciò che volete in qualche modo sviluppare nella vostra vita. Credo che questi saranno un po' i temi, no, per voi, piano piano avanzare, perché sono tante carte di azioni quelle che avete avuto, soprattutto all'inizio, con una bella strategia. Io ve l'ho detto già al sole, qui c'è un passo che dovete fare, un qualcosa che dovete avanzare, quel sole che dovete ritrovare. Quindi magari forse questo quarzo rosa potrebbe aiutarvi tantissimo, no, in questo momento, anche perché quando si devono prendere delle decisioni c'è bisogno di serenità, c'è bisogno di tranquillità, c'è bisogno di parlare serenamente, no, alla vita. Quindi credo che questo possa essere per voi il momento anche di sviluppare, no? Bellissima questa immagine dello sviluppo, no? Questo mandala che inizia questo circolo perfetto nella vostra vita. Quindi lo sviluppo credo che sarà proprio il termine giusto. Tra l'altro questa è una carta Ching che rappresenta due elementi importanti, la terra, l'aria, quindi questo anche sarà molto importante perché la terra rappresenta la praticità della nostra vita con le idee, quindi mandare avanti le vostre idee però con un piano strategico che secondo me sarà fondamentale
su tutto questo. Va bene, cari amici che avete scelto il quarzo rosa, grazie mille. Noi ci sentiremo, spero, presto. Voi se avete informazioni, mi raccomando, scrivetevi i vostri messaggini, lasciate un like. Io leggo tutti i vostri messaggi, rispondo a tutti i vostri messaggi. Intanto, se avete bisogno di informazioni, potete scrivermi un'email e poi dall'email io vi dirò passo passo come poterci accordare per un consulto privato in quel caso se lo volete. Grazie, alla prossima. Allora amici, eccoci qua, tutti coloro che avete selezionato il nostro diaspro rosso, no? Il diaspro rosso è una pietra molto importante, una pietra che rappresenta quasi sempre una spinta in avanti, la necessità probabilmente anche di affrontare delle realtà, qualcuno che ha bisogno proprio di potere in questo momento, no? È una pietra che rafforza sempre il nostro primo secondo chakra, quindi comunque forte, devo dire. Devo dire che in questo momento, se l'avete selezionata è perché avete bisogno di forza, di coraggio, no? Soprattutto. Allora, un piccolo cenno per tutti coloro che mi avete scritto, grazie mille, siete stati tantissimi coloro che mi avete scritto anche nelle mail private e come vi ho già detto a molti di voi, ma chi non lo sa, scrivetemi un'email, io poi dall'email vi dico tutto quello che dovete fare. Una volta che è tutto deciso, vi chiamerò io direttamente per un consulto, quindi una volta stabilita la data, eccetera. Allora, andiamo a vedere subito avanti e vedere come sarà questo 2025 per le persone che hanno scelto il diaspro rosso. Ovviamente queste sono energie generali, quindi dovrò parlare di tante realtà, di tante situazioni, mi raccomando. Useremo il famoso metodo dei chakra, le 7 carte. Quindi andiamo a vedere, abbiamo l'imperatrice nel primo, bellissima stella nel secondo, abbiamo il matto nel terzo, la ruota della fortuna nel quarto, bello, eh? Abbiamo il Papa, vedete, imperatrice, Papa nel vostro quinto chakra, la forza nel vostro, qui, e poi abbiamo la morte nel vostro primo chakra, in realtà al contrario, perché dal primo al settimo a salire. Allora, cambi, aree di cambio sicuramente, ma solo e esclusivamente su voi stessi. Qui dovete dare un taglio a questa vostra personalità, no? A questo vostro modo di essere. Delle volte vi sentite pesanti anche voi, no? Vi appesantite anche voi su questo vostro modo di essere. Quindi come che c'è anche una situazione familiare molto complessa qui, devo dire la sincera verità, che è un po' siete voi quelli che dovete prendere le redini della situazione, siete voi che dovete decidere se cambiare o meno un rapporto familiare abbastanza forte. E questo rapporto è dovuto probabilmente a insomma, delle realtà che non sono molto chiare, no? Quindi io vi consiglio di mettere chiarezza. Qui potrebbero esserci dei problemi che riguardano la casa, l'eredità, parenti, c'è bisogno di parlare con qualcuno esperto, c'è tanto sotto che magari qualcuno non sa o c'è una persona decisamente aggressiva, forte qui col diavolo che sta facendo qualche piccolo imbroglio, che vi sta portando anche a un certo punto a un livello di esasperazione. Quindi credo che tutta la realtà che riguarda la vostra casa, ma con gli altri, non tanto con il vostro partner, potrebbe esserci un divorzio qui in mezzo, anche se devo dire che se è un divorzio la vedo un po' più calma la realtà, perché abbiamo l'imperatrice e il papa che comunque ehm, favoriscono, no, la comunicazione giusta, quindi magari è anche quello, no? Se pensavate che quello che stavate vivendo è realmente un amore o magari una realtà abbastanza complessa, credo che quest'anno finalmente si risolve un divorzio, si risolve finalmente anche una divisione dei beni, si risolveranno comunque delle realtà se siete sposati, mentre se avete delle problematiche in famiglia con qualcuno extra, ecco qui la vedo un po' più dura, qui dovete proprio andare
con qualcun esperto, dovete seguire soprattutto quello che vi dice questa persona. Se non vi convince l'avvocato che avete o il notaio che avete, passate oltre, andate perché tanto ce ne sono tanti, no? È come che c'è qualcosa che non mi quadra. Ci vuole anche poi tanto coraggio, no? In affrontare alcune situazioni. Vedo anche che la realtà economica, quando abbiamo il matto e la forza, sono due realtà contrastanti. Da un lato abbiamo il matto che invita ad agire, a incoraggiare, ad andare avanti, però qui abbiamo più sulle comunicazioni, quindi occhio a quello che dite. E la forza invece trattiene, no, qualcosa, sta trattenendo in realtà qualcosa. Quindi il consiglio è sempre quello di essere molto audaci nelle scelte che farete, tranquilli, perché vi vedo un po' nervosi nel momento in cui dovete parlare con un capo, con dei colleghi. C'è un po' di nervosismo in questo 2020, ma sarà un anno nervoso, sarà un anno molto pazzo sostanzialmente, quindi avrete un po' questa realtà nei confronti, ma soprattutto con dei colleghi, con dei capi, con dei superiori, quindi avete questa sensazione di spingere oltre questo vostro modo di parlare. Io vi consiglio magari di non essere troppo impulsivi, ma di mantenere un po' la calma. Se state cercando lavoro, buone realtà, c'è la ruota della fortuna, quindi è molto probabile che ci siano delle novità, dei lavori, dei lavoretti. Sto aspettando il lavoro, come si dice in Italia, quello fisso, no? Quello, il contratto, vabbè, comunque quei contratti lì. Non credo che questo sia un anno dove magari troverete subito indefinito, ecco, il contratto indefinito, perché sono un po' carte che camminano un po' tanto, cioè che non so, sono alti e bassi in queste carte, no? Uno che corre, l'altro che lo ferma, l'uno della fortuna, il diavolo, insomma, sono un po' carte particolari per definire, dire sì, c'è sicuramente, no, c'è sempre qualcosa, c'è sempre una situazione che dovete tagliare, c'è sempre una persona che potrebbe mettere il bastone fra le ruote, c'è qualcosa di non detto ancora anche a livello lavorativo. E poi mi viene a pensare alla banca con queste carte, non so perché qui abbiamo la stella, abbiamo il papa e abbiamo il diavolo, quindi c'è qualcosa che riguarda la banca, un prestito, qualche situazione che dovete del genere che dovete risolvere. Vedo proprio che c'è una problematica da dover risolvere per quanto riguarda la banca, i soldi, i prestiti, una casa, probabilmente perché qui c'è qualcosa che riguarda una casa abbastanza complessa. Attenzione, qui dovete parlare con degli esperti, il Papa, l'imperatrice sono loro i loro esperti, sapete già con chi parlare o qualcuno di voi avrà un'intuizione quest'anno per poter risolvere una situazione familiare abbastanza importante, quindi sarà una donna ad aiutarvi in questo caso, quindi credo che sarà importante. Andiamo a vedere un po' per quanto riguarda invece le questioni, quindi questa è un po' la casa, il lavoro, i soldi. È un anno anche dove i soldi vanno e vengono, quindi c'è una... vedete, come se dovete avere un piano anche voi su quello che sarà la finanza di questo anno, quindi scrivete ovunque quanto state spendendo, quanto guadagnate, eccetera, perché questo potrebbe aiutarvi, insomma, a chiarire anche alcune realtà. Andiamo a vedere invece un po' come sarà la questione personale, a livello affettivo, a livello di emozioni. Allora, quando purtroppo ti esce la carta del diavolo, è sempre un aspetto molto particolare, no? Quindi io credo che qui c'è una realtà, una persona, un uomo, una donna che secondo me ritorna nella vostra vita. È una persona che ha fatto parte della vostra vita per molto tempo, potrebbe essere un ex, potrebbe essere addirittura un ex marito che ritorna nella vostra vita, che magari cercherà di ritrovare, riparlarvi, rimettervi in gioco, la voglia di anche lui di rimettersi in gioco da lei, insomma, di chiedervi anche scusa su alcune realtà o su alcune situazioni.
Attenzione però perché voi già sapete che questa persona vi ha fatto soffrire già una volta, questa potrebbe essere una persona che magari ritorna per potervi nuovamente farvi stare male, non è sua intenzione farlo, ma è decisamente un po' quel malestare di quelle emozioni di una volta, come se non si è cancellato ancora il passato. Queste sono carte che parlano di un amante, quindi che siate voi o che scoprirete magari qualcosa su un amante, su un amore, è molto probabile. Quindi è molto probabile che qui c'è qualcosa che si muove e che dovete un po' fare, c'è cautela, queste sono carte di cautela. L'imperatrice, il papa, la forza, vi chiedono di essere molto cauti, attenzione perché qualcuno vuole spingersi oltre a determinate comunicazioni, addirittura un amante che chiede all'altro, dice che siamo io e te, cosa vogliamo fare oltre, si chiederanno magari di fare dei passi su divorzi, si chiederanno magari di rompere una realtà qui familiare che non va avanti, si chiederanno magari di fare questi passi decisi al 100% ed c'è la morte qui. Ehm, o addirittura siete voi che dite se non prendi una decisione, no, questo sarà l'anno dove completamente si chiuderanno tanti ponti, si chiuderà magari una realtà, una situazione familiare, insomma, che non potrà avanzare. Ecco, questo è un po' il genere. Siete single, andiamo a vedere se le persone single, beh, qui c'è un bel incontro, c'è anche tantissima passione, perché comunque il diavolo è la passione, quindi credo che qui avete anche l'opportunità di conoscere qualcuno che non sarà soltanto passionale, vedo che potrebbe essere un po' duratura questa conoscenza, quindi forse magari il 2025 vi porterà davanti a una persona dove ci sarà un grandissimo magnetismo, ma attenzione perché è una persona un po' volatile, è una persona che magari non vi fa capire tanto, dice ma tu sei fidanzato? Beh sì, sai, però l'ho lasciata da poco, insomma, vi lascia sempre un poco così, non è molto chiaro nelle sue decisioni, nelle sue scelte, il modo suo di parlare, quindi questa poca chiarezza, per quanto questa persona vi piacerà tantissimo, anche perché tutte e due siete un po' fatti l'uno con l'altro, questa persona che conoscete, poi singolo sarà bella, sarà una bella persona, tra l'altro una persona anche molto intelligente. Anche voi uomini, è la stessa cosa, l'energia è un po' quella, no? Quindi sicuramente è una persona bella che vedrete, che vi piacerà, ma un po' volatile, ecco, un po' questo, sì, devo dire di sì. Avete una storia d'amore, la volete consolidare, ma quest'anno si potrebbe iniziare già a parlare di un consolidamento, ma ecco, credo che c'è qualche bastone fra le ruote da parte di un familiare, no? E poi forse qualcuno vi vuole mettere il bastone fra le ruote, non è molto contento, la suocera, la cognata, piuttosto che, insomma, persone della vostra famiglia che non sono molto contenti per questo passo. Quando mi esce solitamente il Papa insomma, nel terzo chakra, scusatemi, sì, terzo chakra, che è il nostro chakra manipura, no, dell'emozione, dell'emotività. Quando c'è una carta così tanto forte spirituale, è molto probabile che dovete seguire una guida, che avete bisogno di un dottore, di uno psicologo, di qualcuno che vi possa aiutare in questo momento ad affrontare delle realtà. Andare in terapia non significa essere matti, ma avere magari un momento di confusione, anche perché qui abbiamo un po' le stelle, che per quanto è una bellissima carta, sapere quello che si vuole, però spesso in queste carte vedo un po' di annebbiamento, un po' di poca certezza nelle persone che conoscete, l'altra persona. Questa poca certezza vi ha annoiato ed ecco perché la carta nascosta è la morte. Quando vi ho detto forse siete voi che dovete cambiare, no? Il modo di agire. Allora prendete questa decisione, iniziate a tagliare un po' lì persone che non servono più nella vostra vita, perché si è arrivato ad un punto in cui credo che c'è bisogno proprio di andare avanti, quindi questo sarà anche molto importante. Soldi, sì, soldi vedo, beh, il diavolo, la stella, l'imperatrice tra l'altro, bel lavoro anche, l'imperatrice anche qui a livello di lavoro, soprattutto una donna crescerà
l'energia femminile che esce, perché poi ci sono uomini che hanno femminile energie molto alte, no? Un'energia femminile molto alta, quindi comunque una crescita anche, sarete molto ambiziosi con queste carte, no? A livello lavorativo, quindi c'è tanta ambizione, tantissima voglia di arrivare, tantissima voglia di crescere all'interno di un'azienda, e se questo non vi viene permesso, perché magari qui alla base avete delle carte molto incerte, per esempio la ruota della fortuna, sì, è una bella carta, però è sempre molto volatile come carta, e quando io me la trovo tra le carte centrali ho sempre quella sensazione che dipende molto da voi, dalle scelte che prendete, perché è questo timone che avete voi, e dipende da voi. Se siete energia bassa andrete giù, se siete energia alta andrete su, quindi questo è un poco il vostro modo di affrontarla, no? Questa realtà. Allora andiamo a prendere una carta del maestro Osho per completare questa stesura. Andiamo a vedere un po' il messaggio del maestro Osho che vorrà darvi, o meno la carta del maestro Osho in questa stesura. Rifiorire. Io amo questa carta, anche perché amo un po' proprio l'iconografia di questa dea che rifiorisce da se stessa, no? Questa voglia a un certo punto anche di mettersi in gioco. L'associo moltissimo alla carta dell'imperatrice, questa energia femminile forte di voler avanzare e di voler fiorire dentro se stessi, no? Questa voglia di andare oltre, questa voglia di trovare una realtà. Credo che questo sia un anno dove scoprirete tante cose, per cui ci sono tante cose ancora nascoste, anche vostre, personali. Questa carta della morte qui nascosta non è altro che far spazio un po' a questa che siete voi, no? Vi invita anche tantissimo alla meditazione, il Papa è una carta che parla molto di spiritualità, ehm, di energie interne nostre, quindi superare questo ostacolo. L'ostacolo quando è nel primo chakra, perché il diavolo è un ostacolo, ehm, probabilmente io dico sempre, possiamo essere noi ad essere degli ostacoli di noi stessi, quindi siamo noi che in realtà viviamo una realtà diversa, o addirittura potrebbe essere che ci sono delle realtà nostre intorno a noi, amicizie, persone che devono essere allontanate in questo preciso momento, va bene? Allora prendiamo adesso un'ultima carta di Ching, andiamo a vedere che cosa hanno da dirci i Ching in questo preciso momento per voi. Vedi, adesso non mi viene il termine, è come se fosse la necessità giovanile, no? Questa, vedete, questo bilico, questa alti e bassi, e questa è un po' la sensazione di tutta la stesura che ho avuto, no? Con voi. Questa sì, immaturità, no? Un po' viene chiamata, no? E questo comportamento spesso anche un po' imprudente. Mi raccomando, attenzione a quello che dite, attenzione dove vi ficcate il naso quest'anno, cioè, anche perché io credo che voi lo vedete, avete una sensazione che cioè, avete l'occhio aperto, il terzo occhio aperto, no? Sapete che vi state infilando in una realtà che non è giusta, o magari già la state vivendo, e quindi questo è il momento, secondo me, di non continuare, ma magari di superarlo, queste realtà, perché poi rivivere quelle realtà potrebbero essere abbastanza complesse. Allora, grazie mille cari amici, come al solito lasciate il vostro like, il vostro commento, fatemi sapere come è andata questa stesura, se avete qualcosa da aggiungere tranquillamente, oppure mi scrivete un'email. Alla prossima, ciao. Allora, andiamo a vedere la terza stesura per tutti coloro che hanno selezionato questo quarzo ambrato, in realtà, quindi questo, qualcuno mi dirà, ma è un'ambra? No, non è un'ambra, è un quarzo ambrato e magari non è assolutamente un'ambra. Allora, andiamo a vedere come saranno le energie per questo 2025 per tutti coloro che hanno selezionato la numero 3 o il quarzo ambrato. Io in basso comunque vi lascio sempre tutte le informazioni. Cosa volevo dirvi? Che mi potete iniziare a scrivere un'email, se volete in basso la trovate, io poi dall'email vi dirò come mettersi in contatto con me direttamente, quindi fatelo voi, scrivetemi e poi da lì possiamo prendere un appuntamento, vi sarò io a chiamarvi in realtà.
Allora, andiamo a vedere subito come sarà questa 2025. Sono energie molto generali, useremo soltanto gli arcani maggiori, useremo il metodo delle 7 carte, un metodo che ho sempre affrontato e ho sempre fatto qui nel mio canale, quindi andremo a vedere. Io le leggo soltanto al dritto le carte, non le ho mai lette al contrario. Mamma mia, ce le abbiamo tutte. Diavolo, luna e torre. Ehm, allora, premettendo che il 2025 sarà un anno molto caotico, qui dovete fare un po' attenzione su quelle che sono le questioni lavorative e di casa. È probabile che ci siano delle rotture abbastanza importanti quest'anno. È molto probabile che queste rotture siano dovute magari ad un lavoro che si perde, a dei soldi che magari vengono persi, quindi è come se si, si cade, no? Si cade nuovamente per poi piano piano rialzarsi durante l'anno, anche perché comunque vedo delle carte abbastanza importanti. Qui c'è una sconfitta a livello anche sentimentale, vediamo un matto dove si riparte nuovamente da zero, mi viene da pensare a una persona che divorzia definitivamente, un divorzio difficilissimo, distrutta, deve rimettersi nuovamente in gioco. Una persona che si lascia, tanti progetti che per esempio erano stati presi per poter avanzare nella vita, crollano. Ci sono dei cambi che devono essere affrontati a livello anche economico, decisamente. C'è confusione, c'è gelosia, anche tanta gelosia, quindi magari qualcuno che deve affrontare delle gelosie di un partner o dei colleghi, dei superiori o delle persone vicino. Quindi, qual è la realtà migliore in questi casi? Quando si ha tutto questo caos, dove non ci sono radici, dove non c'è base, ripartire da zero. Una, due, tre carte di ripartire da zero. Il carro, movimento, azione, spinta. So che non è facile, so che non lo sarà, però prima lo fate meglio è. Il matto, avanzare, mete nuove, realtà nuove, lavori nuovi, amori nuovi, persone nuove, solitudine forse anche un po', no? Perché comunque qui abbiamo la giustizia, bisogno anche un attimo di calma, di pace. Si risolveranno tante realtà, perché comunque avendo la giustizia sappiate che questo si risolve, però per arrivare a risolvere una realtà ci starete male, ci starete male, sapete perfettamente. Qui scoprirete magari un inganno, c'è qua c'è proprio un inganno, vedi il diavolo e la luna, no? C'è qualcuno che vi sta ingannando anche a livello familiare, scoprirete che c'è qualcosa che non va, no? C'è una realtà che non sta proprio andando al 100%, scoprirete tante realtà, verranno alla luce queste realtà e poi l'unica cosa che farete è dire va bene, basta. Da questo momento in poi io devo avanzare, devo cambiare meta, devo andare oltre. La ruota della fortuna, il matto, il carro, nuove realtà, tra cui tra l'altro possono esserci delle buone amicizie o dei nuovi amori. Addirittura vi appoggerete ad un nuovo amore, una persona nuova, potrebbe nascere anche un sentimento con un avvocato, con qualcuno che lavora nel mondo della giustizia o qualcuno che vi sta aiutando ad affrontare questa realtà, non lo so, qualcuno che vi sta aiutando ad affrontare il notaio piuttosto che questioni di casa, qualcuno che si lega a voi grazie a questa realtà, grazie a questa situazione. Quindi si avanza, si avanza, si va oltre, si va avanti, si va verso una nuova realtà, si va verso eh, delle, delle strade nuove. È un 2025 che definisce un anno. Basta, questo sarà l'anno del dire basta, dell'andare avanti, nel cominciare nuovamente qualcosa di importante, nel rivedere anche dentro di voi qualcosa di importante. Inganni che rinascono, inganni che era da tanto troppo tempo che non si vedevano e quindi noi che siamo lì purtroppo abituati a rivivere altre realtà siete recapitati, no?
con questa persona. Qualcosa del passato che torna, sicuramente potreste comunicare nuovamente con qualcuno, qualche vostro ex, ma non ne vale la pena, eh. Ve lo dico, se dovesse ritornare, se volesse rimettersi con voi nuovamente, se vuole riconquistarvi, non perdete troppo tempo perché non c'è nulla che mi dà la stabilità. Qui addirittura c'è proprio il crollo di strutture, il crollo di nuove realtà, di vecchie realtà. È vero che poi si ricostruiscono le nuove realtà, infatti c'è il matto, però mi viene da pensare che prima di questa ricostruzione sentirete il vuoto sotto i piedi, no? Come dire, no, non ci posso credere, da nuovo da capo, mi sta succedendo questo, sì. Purtroppo sta risuccedendo questo e quando questo succede bisogna cacciare fuori questo coraggio, bisogna andare avanti, bisogna anche chiedere aiuto. Qui c'è la richiesta di un aiuto della propria famiglia magari o di qualcuno che può aiutarvi in questo momento. E qui c'è questa ruota della fortuna che girerà, dipenderà molto da voi, no? Quindi se avete lo spirito di affrontare nuovamente questa realtà, sono sicuro che lo farete. Attenzione ai soldi, qui non ci sono carte di soldi, addirittura ci sono spese extra che potrebbero esserci, quindi magari prima di acquistare quella casa, attenzione che non ci sia un inganno o addirittura parlate bene con una persona del mestiere che potrebbe suggerirvi magari delle realtà, quindi prima di fare un acquisto, prima di spendere troppi soldi, cautela, cautela perché da questo momento in poi potrebbero esserci magari delle realtà, delle situazioni che non sono molto chiare. Cos'altro possiamo vedere? Spostamenti, viaggi, quindi magari, o addirittura credo che questo più che uno spostamento è la voglia di qualcuno di andarsene, cioè proprio basta, vedere tutto nero e dire io voglio andarmene. Sì, lo potete anche fare, ma non lasciate questa realtà così sospesa. Dovete risolvere le realtà quest'anno, questo è l'anno dove mettere i puntini sulla I, dove decidere veramente cosa fare, anche perché qui abbiamo la giustizia, quindi credo che non sia facile lasciare tutto così, andarsene, scappare solo perché. Quindi trovate magari una scorciatoia, ridimensionatevi, ritrovate magari una serenità e poi da lì sicuramente sarà molto più facile rivalutare il tutto. Conoscenze nuove se siete persone single? Sì, ci sono delle conoscenze nuove. Non sarà facile comunicare con questa persona. Attenzione perché potrebbe nascondervi anche qui il fatto che sia sposato, che abbia un'altra o addirittura una persona che non capite, cioè che non sarà facile capirlo. Un magnetismo pazzesco, un sesso pazzesco anche qui, indubbiamente sarà una persona fuori un po' matta, di quelle persone che anche possono aver sofferto o soffrono di disturbi di personalità, perché comunque qua abbiamo una carica forte, una carica di una persona non poco chiara, ecco. Quindi sicuramente la conoscerete, addirittura voi vi potreste anche innamorare di questa persona, eh. Qui credo che mi viene da pensare se avete qualcuno che è dentro, che è in carcere, ecco qua c'è una giustizia, quindi comunque avanzeranno le cose, ma deve cambiare testa. Ehm, cos'altro? Vediamo un po' se riusciamo a trovare altri punti. Allora, voglia di innamorarsi. Sì, sicuramente ci sarà un'occasione anche per ridefinire un rapporto, ma mi raccomando perché queste sono insomma carte abbastanza pesanti. Vediamo se Osho riuscirà a darmi una risposta magari un po' più chiara, un messaggio dal nostro maestro Osho. Andiamo a vedere un attimo. Gli innamorati. C'è qualcosa da risolvere sul cuore. Qui c'è una conoscenza, due volte è uscita, la conoscenza. Qualcuno uscirà da una realtà. Mm. Non sarà facile. Mi viene da pensare, no? Che per esempio lasciate finalmente quest'uomo che basta, non ne potevate più, scappate, andate via, trovate questa realtà, ma questo vi sta sempre dietro a rendervi un po' la vita difficile. E questa è realtà così, però qui c'è amore, in queste carte c'è l'incontro con una persona. Attenzione, la giustizia vi dice sempre guardate bene con chi state parlando e questa persona chi sia soprattutto.
Allora, andiamo a vedere le nostre carte dei Cin. Prendiamo una carta di Cin per definire il tutto. Allora, le cose piccole sono il dettaglio più bello nella vita, no? Vedete questa bellissima immagine? Le cose piccole rappresentano il tutto, l'essere un po' più straordinario, no? Ci vuole più discrezione in queste carte, vi invitano a non accelerare, a non perdere questi piccoli dettagli, forse anche non perdere tanto tempo con alcune persone se non sono proprio quelle, no? Quindi datevi anche valore, dovete valorizzarvi molto di più e effettivamente queste sono carte dove non c'è tanto valore di se stessi, quindi più valore per se stessi, fare le cose in maniera più semplice, no? E affrontare tutto con molta più calma, perché questo sarà un anno generale, questo è molto generale, poi se volete qualcosa di più preciso per voi dovete contattarmi. Bene, grazie anche a voi, lasciate il vostro messaggio, il vostro like e noi ci sentiamo alla prossima, ciao.